L'Italia ti aspetta, con montagne, mare e una storia senza pari. Inizia il viaggio con noi. Benvenuti nel nostro podcast. Claudia, iniziamo da un'immagine molto forte. 7 anni fa, aeroporto di Roma. Scendi dall'aereo, hai le tue valigie, i tuoi sogni, magari anche un po' di paura, ma non hai le parole. Intorno a te senti gli italiani parlare e tutto sembra velocissimo. Le parole si mescolano, le frasi vanno avanti e tu cerchi di capire. Guarda Gabriel, se chiudo gli occhi sento ancora quel suono. Non erano davvero parole, almeno non per me. Era come un fiume d'acqua che scorreva velocissimo. Sentivo le R, sentivo le vocali, sentivo le persone parlare, ridere, scherzare, ma non riuscivo a capire dove finiva una parola e dove ne iniziava un'altra. E questa, ragazzi, è proprio la storia che vogliamo raccontare oggi. Perché questo episodio è per tutte quelle persone che stanno imparando l'italiano e che magari vivono esattamente questa sensazione. Ascoltano gli italiani parlare, riescono a capire qualche parola, magari capiscono anche il significato generale, ma quando arriva il momento di parlare, le parole non escono. Esattamente, è quello che succedeva a me. E la cosa incredibile è che oggi, 7 anni dopo, tu parli italiano molto bene. Quindi oggi, attraverso la tua storia, vogliamo capire che cosa è successo tra quel primo giorno in Italia e la Claudia che abbiamo davanti oggi. Parleremo dei tuoi primi errori, dei momenti in cui ti sei vergognata, della differenza tra capire una lingua e riuscire a parlarla. Ma soprattutto parleremo di ascolto, degli audiolibri che hai iniziato ad ascoltare, delle frasi che ripetevi continuamente, delle parole che imparavi semplicemente ascoltando le persone per strada, e di come lentamente quelle parole hanno iniziato a diventare tue. Perché forse il punto non è soltanto studiare più italiano. Forse, prima ancora di parlare, bisogna imparare ad ascoltare. Claudia, torniamo quindi a quel primo giorno. Quando sentivi gli italiani parlare e non riuscivi a seguire la conversazione, che cosa provavi davvero? Era frustrante, mi sentivo invisibile, come se fossi tornata bambina. E la cosa più strana è che spesso capivo il contesto. Sapevo cosa stava succedendo, sapevo più o meno cosa voleva dire una persona, ma non riuscivo a ripetere quello che avevo appena sentito. Nella mia testa avevo delle idee, avevo delle risposte, ma quando dovevo parlare era come se ci fosse un muro. Sapevo cosa volevo dire, ma non sapevo come dirlo in italiano. Eppure oggi sei qui, parli con una naturalezza incredibile, ma la gente vuole sapere la verità. Come sei passata da quel nulla totale a parlare così bene? È stato un miracolo o c'è un segreto che possiamo svelare a chi ci ascolta? Nessun miracolo, Gabriel, solo orecchie aperte e tanta pazienza. All'inizio è stata durissima. Ricordo che la prima frase che ho dovuto imparare per forza, per sopravvivere, è stata «Scusi, non ho capito». La ripetevo continuamente. Ogni volta che qualcuno mi parlava, io guardavo fisso negli occhi e dicevo «Scusi, non ho capito». Scusi, non ho capito. È una frase semplice, ma è la chiave per non chiudersi, giusto? Eppure immagino che dirlo ogni volta ti facesse sentire un po' a disagio. Esatto, mi vergognavo tantissimo. Il problema era che anche se conoscevo la frase, la dicevo con una paura tremenda. La gente mi rispondeva ancora più velocemente e io rimanevo lì, ferma. Nella mia testa la risposta era pronta in spagnolo, ma in italiano il vuoto totale. Sapevo che dovevo chiedere, per esempio, «Posso chiedere un'informazione?» Ma la mia bocca non riusciva a produrre quei suoni. Era come se il mio cervello e la mia lingua parlassero 2 lingue diverse. Quindi c'era questa barriera tra capire il contesto e il riuscire a parlare. Ti ricordi un episodio preciso in cui questa frustrazione è esplosa? Un momento di quelli che non dimentichi? Oh, ce ne sono tanti. Ricordo perfettamente una mattina in un bar. Avevo una fame terribile e volevo un cornetto. Invece di usare le parole, invece di dire «vorrei un cornetto», ho semplicemente indicato il bancone come se non sapessi parlare. Il barista mi ha guardato e mi ha chiesto qualcosa tipo «Quale vuoi, quello alla crema o quello vuoto?» Io lo guardavo e nella mia testa ripetevo vorrei un cornetto», ma non usciva nulla. Sono uscita dal bar senza mangiare. È stato un momento drammatico, ma lì ho capito una cosa fondamentale.
capire non basta. Bisogna possedere il suono della lingua. Questa è un'osservazione incredibile. Possedere il suono. Quindi cosa hai fatto dopo quel fallimento al bar? Ti sei chiusa in casa con un libro di grammatica o hai cambiato strategia? No, la grammatica mi faceva sentire ancora più stupida. Ho capito che dovevo nutrire le mie orecchie. Ho iniziato ad ascoltare audiolibri, ma non libri difficili, Gabriel. Ho preso storie semplicissime che già conoscevo e facevo una cosa che all'inizio sembrava da matti. Ascoltavo la stessa identica frase 10, 20, 30 volte di seguito. Aspetta, questa cosa è interessante. Davvero ascoltavi la stessa frase così tante volte? Non era noioso? Noioso, forse, ma era l'unico modo per sentire davvero la lingua. Facevo pausa, riascoltavo, poi provavo a ripetere. Cercavo di imitare non solo le parole, ma la musica della voce italiana. Se il narratore diceva «vorrei un'informazione» con un tono gentile, io cercavo di ripetere con lo stesso tono. Non volevo studiare perché si usasse il condizionale, volevo solo che quel suono diventasse un comando automatico nel mio cervello. Volevo che la mia bocca si abituasse a fare quei movimenti strani. Quindi hai trasformato l'ascolto in un vero allenamento fisico, quasi come un attore che impara una parte per un film. Proprio così. E poi ho scoperto la scuola della strada. Gabriel, camminare per l'Italia è come stare in una classe infinita. Quando ero sull'autobus o facevo la fila alle poste, non mettevo mai le cuffie per ascoltare musica. Ascoltavo le persone. Diventavo una specie di spia. Sentivo come si salutavano, come chiedevano scusa. Un giorno ho sentito una signora dire «non fa niente». Mi è sembrata un'espressione bellissima, così fluida. Non fa niente. È un'espressione che usiamo continuamente. Esatto. Da quel giorno, ogni volta che qualcuno mi urtava per strada o mi chiedeva scusa per un piccolo errore, io rispondevo subito «non fa niente». Usavo queste frasi come dei mattoncini pronti all'uso. Non costruivo la frase, la lanciavo. Sapevo che «non fa niente» serviva a tranquillizzare l'altro e usarla mi faceva sentire per un secondo meno straniera. Questo approccio è geniale, perché toglie la pressione della costruzione grammaticale. Tu non pensavi soggetto, verbo, complemento. Tu pensavi al suono che risolve una situazione. Proprio così. Un'altra espressione che ho rubato è stata «ci mancherebbe altro». La sentivo dire ovunque quando qualcuno ringraziava. All'inizio non sapevo cosa significasse letteralmente, ma vedevo che la gente sorrideva quando la sentiva. Così ho iniziato a usarla anche io. La ripetizione costante mi ha dato sicurezza. Più ascoltavo, più le parole diventavano familiari. Quello che prima era un rumore velocissimo stava diventando un puzzle dove ogni pezzo iniziava a incastrarsi. Ma ci sono stati momenti in cui volevi mollare. 7 anni sono lunghi. Immagino che il progresso non sia stato sempre costante. Assolutamente. Ci sono stati dei momenti di stallo totali. Magari per 3 mesi mi sentivo bravissima e poi un giorno andavo in banca e non capivo una parola di quello che mi diceva l'impiegato. In quei momenti tornavo a casa e piangevo. Mi sentivo una migrante che non avrebbe mai parlato bene. Ma poi tornavo ai miei audiolibri, tornavo ad ascoltare. Mi dicevo, Claudia, non avere fretta. Se non capisci oggi, capirai domani. E quando hai capito che il velo si era rotto? Quando è stato il momento d'oro in cui ti sei accorta di parlare senza tradurre mentalmente? È successo dopo circa 4 anni. È stato un momento molto banale, Gabriel. Ero in cucina, stavo preparando la pasta e parlavo da sola. Sì, lo faccio spesso. Mi sono resa conto che stavo pensando alla lista della spesa, direttamente in italiano. Non dicevo lece, ah sì, latte. Dicevo, devo comprare il latte, le uova e la farina. Mi sono fermata e ho sorriso. Era successo. L'italiano non era più un ospite nella mia testa, era diventato parte di me. Sapevo che se avessi dovuto dire «non vedo l'ora di finire di cucinare», quella frase sarebbe uscita senza alcuno sforzo. Non vedo l'ora. Che bella espressione hai usato. Senti Claudia, c'è una cosa che mi preme chiederti. Spesso i corsi di lingua promettono miracoli in 3 mesi. Tu ci hai messo 7 anni per arrivare a questa fluidità. Cosa ne pensi di queste promesse? Bugia. È una bugia totale. Non si impara una lingua in 3 mesi. Si possono imparare le basi, ma la fluidità, la capacità di emozionarsi, di scherzare, di sentire la lingua sotto pelle, quella richiede tempo. Richiede migliaia di piccoli momenti di ascolto.
non è una corsa, è un viaggio. La differenza tra me e chi molla è che io ho accettato di sbagliare. Ho accettato di dire scusi, non ho capito 1000 volte prima di poter dire capisco perfettamente cosa intende. Claudia, siamo quasi alla fine. Vorrei che facessi un esercizio di memoria. Guarda quella ragazza argentina che è scesa dall'aereo 7 anni fa. È spaventata, non mangia perché ha paura di chiedere un cornetto, si sente sola in mezzo a un rumore che non capisce. Cosa le diresti oggi, con la tua voce sicura di donna che ormai sogna in italiano? Le direi di respirare. Le direi, Claudia, non avere paura del silenzio. Non cercare di essere perfetta oggi. Non devi capire tutto subito, devi solo continuare ad ascoltare. Le direi di tenere le orette spalancate, di ascoltare le persone al bar, sull'autobus, per strada, di ascoltare le canzoni, le conversazioni, le piccole frasi che all'inizio sembrano difficili. E le direi una cosa soprattutto: ogni parola che ascolti oggi potrebbe essere una parola che userai domani. E forse questa è proprio la cosa più importante che possiamo portare via dalla tua storia. Non devi aspettare di parlare perfettamente per iniziare a parlare. Devi ascoltare, provare, sbagliare, ripetere e continuare. Esatto. E a chi ci ascolta in questo momento, soprattutto a chi sta iniziando a studiare italiano, voglio dire una cosa: non mollate. Se oggi non capite tutto, va bene. Se oggi fate degli errori, va bene. Se avete bisogno di chiedere scusi, non ho capito, va bene. Anzi, usatela. Usate le frasi che imparate, ripetetele, ascoltatele ancora. Cercate di portarle nella vostra vita quotidiana. Perché a un certo punto succede qualcosa di bellissimo. Una frase che prima dovevate pensare e tradurre nella vostra testa, un giorno esce semplicemente dalla vostra bocca e voi quasi non ve ne accorgete. E credo che questo sia il momento che tutti quelli che stanno imparando una lingua aspettano. Quel momento in cui smetti di tradurre ogni parola e inizi semplicemente a comunicare. Claudia, grazie davvero per aver condiviso con noi questi 7 anni. La tua storia dimostra che la lingua non entra nella nostra vita tutta insieme. Entra una parola alla volta, una frase alla volta, una conversazione alla volta. Grazie a te, Gabriele, e grazie a tutti quelli che ci hanno ascoltato fino a qui. E ricordate, non abbiate paura di sbagliare. Anche gli errori fanno parte del vostro italiano. E se questa storia vi ha fatto pensare, va bene, voglio iniziare anch'io a parlare italiano nella mia vita di tutti i giorni, allora vi consiglio di continuare con il prossimo episodio del podcast. Nel prossimo capitolo parleremo di una cosa semplicissima, ma fondamentale per chi sta imparando l'italiano: la routine quotidiana. Vedremo come parlare in italiano della vostra giornata, dal momento in cui vi svegliate fino a quando andate a dormire. Parleremo di cosa fate la mattina, di come descrivere il lavoro o lo studio, di cosa fate nel pomeriggio, di come raccontare la vostra serata e soprattutto impareremo frasi che potrete usare davvero quando parlerete della vostra vita. Quindi, se volete passare dall'ascoltare l'italiano al cominciare a usarlo, non fermatevi qui, andate al prossimo episodio e proviamo insieme a raccontare una giornata in italiano. E questa volta niente paura, anche se fate qualche errore. Continuate a parlare. Esatto, perché ogni frase che provate a dire è un altro passo verso la vostra nuova voce. Ci vediamo nel prossimo episodio di Había una vez en italiano. Buon ascolto e soprattutto buon italiano.